Parliamo del baricentro. Baricentro, elemento strano, come lo si carica, come lo si centra anche se dipende da tutte le situazioni caso per caso. Andiamo a vedere queste sculture di luce. Questo Shantidev è un ragazzo che vive giù ad Ananda e ad Assisi, del gruppo Ananda, quello di Yogananda, quindi ho conosciuto tutta la realtà. Fa veramente dei quadri di luce molto belli, particolarmente vibranti. Questo è il Sole della Vita, che è fuoco, diciamo, di fondo, però c'è terra e metallo, luce e la forma metallo che lavorano anche. Apporta armonia questo, poi abbiamo questo qua, il Sole della Vita, che è più squadrato, quindi lavora più fuoco-terra. Perché dico anche degli elementi? Perché nel baricentro potremo lavorare con gli elementi per attivare stelle volanti anche della montagna del centro. Poi abbiamo questo, sono sempre molto grandi, sono elementi che potresti mettere in un muro nelle vicinanze di un baricentro. Questo è metallo acqua, con l'Ohm ovviamente lavora sulla forza creativa, sull'energia binaria. Questo sempre metallo acqua, guardate che belli che sono, questo è uno yantra, lo Sri Yantra della prosperità centrale, e quindi possiamo lavorare così. Possiamo lavorare con Genesa. Il Genesa ovviamente è come se fosse un cristallo naturale, perché lavora con quella forma di prismi di cristalli, quindi è come se mettessimo una drusa in un certo senso vicino al baricentro, o anche nel baricentro ci potrebbe stare, e crea un vortice di C, è come se a un certo punto lo muove. Noi dobbiamo muovere il C al centro. Una polarizzazione. Questa è la realtà di aura, abbiamo visto, questi sono i miei caricamenti, quindi l'uso dei cristalli, potremmo vedere. Potremmo lavorare a pavimentazione sul legno intarsiato, questo è proprio legno su legno degli intarsi, si fanno dei lavori del genere dove si vuole centrare un lampadario su una zona di legno di una stanza dove c'è il baricentro. Ovviamente più facciamo cartongessi, facciamo elementi strutturali e portiamo nel baricentro cose del genere, più si carica, più si muove, ma non è che si muove tipo ascensore, si muove e si potenzia, che è quello che vogliamo noi. Appunto, sempre possono essere messi in asse anche appunto di tavoli o appunti appunto di gestione dove diventa un elemento coordinato con l'arredo. Ecco, da evitare è gli acquari a colonna nel baricentro. Ho visto dei feng shuisti che fanno queste cose, no, perché blocca, il baricentro è un fluido, quindi è molto meglio avere, come ho visto, non so, più di altro dei piatti o delle energie di acqua che si muovono, ma lasciano libero lo spazio, lo lasciano in movimento. Come è scorretto avere un cammino nel baricentro, perché il cammino nel baricentro tutta l'energia sale e se ne va, quindi per quanto bello possa essere, bisogna stare molto attenti a fare questo. Infatti, il nostro grande Frank Lloyd Wright, che è stato in Giappone e ha studiato, faceva i camini vicino al baricentro, ma sempre spostato, perché scaldava la casa, perché nel centro la casa si scalda un po' dappertutto, però era vicino, quindi non era nell'area che a noi interessa, che porterebbe via il C, anche perché vicino al baricentro noi siamo in un baricentro che comunque è un'energia terra e quindi un fuoco vicino alla terra, fuoco fa da madre e quindi la cosa funziona molto bene.